Napoli è una dimensione emotiva, è un sentimento, una passione, un'emozione. Napoli è un qualcosa di diverso da quello che noi dobbiamo immaginare come una città. Con il sudore della fronte, in questi giorni, dopo parecchio tempo, parecchi campionati dove ce l'avevamo quasi fatta e parecchi campionati dove non ci abbiamo nemmeno provato, quest'anno quello che doveva accadere è accaduto sotto gli occhi di tutti. Il cuore di Napoli, insieme al cuore dei napoletani, si è gonfiato di azzurro. Tutte le strade sono addobbate a festa, come merita la città, come merita la nostra squadra, perché quest'anno proprio era uno di quegli anni dove noi non ce l'aspettavamo. E forse ancora più bello proprio per questo motivo. Questo è un momento che ho sempre sognato da bambino, ho sempre avuto i brividi al solo pensiero di vedere la mia squadra del cuore, ovvero il Napoli, campioni d'Italia in cima alla classifica anche a fine campionato. È un momento che tutti noi sogniamo da tantissimo tempo e io mi immagino che sarà una festa che durerà per settimane. Già ho la pelle d'oca al solo pensiero, sicuramente sarà una cosa da vivere attimo per attimo e gustarsi secondo per secondo e poi da raccontare a chi verrà. Credo che neanche noi, neanche io so a cosa andremo incontro, so solo che sarà bellissimo. Allora, Murales di Maradona. Quando inizia la sua storia? Inizia quando io non ne ho memoria. Chi lo ha realizzato? Mario Filardi, era un artista del nostro quartiere che a quanto pare fece, senza saperlo anche lui, una delle opere più famose del pianeta. Questo murales dedicato a Diego Armando Maradona, che poi nell'arco degli anni aveva un po' perso lo smalto e aveva un po' perso anche la faccia. E quindi, in funzione di quest'idea, noi abbiamo voluto fortemente questo restauro e come per magia quel posto lassù nei quartieri spagnoli che chiunque sta andando a vedere e che chiunque deve guadagnare, perché la salita non è piccola, sembra quasi la salita di quei santuari dove tu ti devi fare la montagna a piedi per arrivare a vedere, e invece Maradona è là da tantissimo tempo ed è là ogni giorno come se fosse arrivato stamattina. Si è creato un indotto economico-commerciale che sta facendo rinascere i quartieri spagnoli come prima non era mai successo. Dico sempre che se un giorno finirà la criminalità in questo quartiere, sarà stato merito nostro. Buon Nando! Una delle soluzioni è stata da parte nostra inconsapevole, però è stata quella di restaurare questo dipinto. È come se avessimo acceso una miccia. I quartieri spagnoli per una volta in 500 anni sono sulla bocca di tutti per una motivazione nobilissima. Ci stiamo rimettendo in campo sotto una luce finalmente di legalità e di prospettiva positiva. Per quanto riguarda gli striscioni e tutte le dimostrazioni d'affetto di queste settimane, sicuramente i cartonati dei giocatori ai quartieri spagnoli sono una delle cose più caratteristiche, sicuramente, così come gli striscioni un po' ironici, no? Come quello dedicato a chi non c'è più, ovvero
E ora come lo racconto a mio nonno. Un cordiale saluto, gentili ascoltatori, dall'Allianz Stadium di Torino, un cordiale saluto da Stefano Taglia e da Francesco Repice. È Juventus-Napoli, è una classica del nostro calcio e vale molto. A Napoli si parla di calcio dal lunedì al lunedì, non ci si ferma mai. Locatelli in mezzo al campo in cabina di regia, sempre a destra per Fagioli che si è spostato a quel lato del campo, il lancio per Quadrado, deviato, mette in movimento il colombiano che prova ad andarsene, cade a terra Quadrado. Vediamo cosa succede nel fondo. Dopo aver trovato il colpo di tacco, fatto sta che il Napoli è già dalla parte opposta con Zielinski in mezzo a tre, prova ad andarsene, ci riesce il numero 20 polacco, va da Osimene, lo scambio tra i due, Osimene, si allunga il pallone, esce Szczesny e riesce a placare la furia del numero 9, respinge. Questa è la realizzazione di tutto quello che mio padre mi ha sempre raccontato da bambino, quindi io non avendo vissuto Maradona e i 2 scudetti del Napoli, vedere Napoli in festa è qualcosa di eccezionale. 47 minuti e 50 secondi, c'è Zielinski in possesso di palla, al limite, dribbling, si va a destra da Emas, parte il cross, secondo palo, Raspadori, sinistro! Ha segnato il Napoli! Tutti in piedi sanno che questo può essere il gol di un sogno inseguito per tantissime giornate, sanno che questo può essere il gol che decide il campionato. Stiamo aspettando tutti quanti, ma credo anche i turisti stanno prenotando, ci siamo quasi. Malati, per me tu sei una malati, tu fai vero pure bugie. A parte la gioia dello scudetto, io sono molto tifoso, quindi veramente ho il cuore nello zucchero, come si dice a Napoli, e poi il fatto della canzone che inaspettatamente la cantano praticamente tutti. Perché per il napoletano, sai, la malattia è 10 tacche in più della passione, la malattia, quindi è proprio quella cosa che ti fa perdere proprio il controllo, che vuoi fare quella cosa, la ami, la adori, è più forte di te, e appunto è una malattia. Malati, per me tu sei una malati, tu fai vero pure bugie. Si nato in coppia in quartiere, però pare una straniera, te guarda e mi paro vero, che mo stai venendo qua. Malati, per me tu sei una malati, tu fai vero pure bugie. Tu stivi in braccinata e io mi ero rassegnata, con un vaso mi rubate e mo non ce la lasciamo più. Malati, per me tu sei una malati, tu fai vero pure bugie. E quindi diciamo tutti poi hanno manifestato la loro malattia, quindi sul cibo, sulla bellezza di Napoli, sullo scudetto, su tutto quello che si può amare proprio veramente a dismisura, senza controllo. E per me è stato un miracolo questa cosa qua, è una gioia senza fine, la gente che ti ferma per la strada e poi ti rendi conto che il pezzo non è più tuo, appartiene a loro. E 2 parole semplici poi alla fine arrivano al cuore, quindi credo di essere stato solo un veicolo. E uscì questa melodia colombiana antica e questa melodia mi colpì molto perché la sentii molto napoletana e quindi mi ricordo che mi vennero le prime paroline. Dovevamo andare a fare un concerto con Lucariello, anzi stavamo andando ad Airola, al carcere di Airola, e dissi: Lucariello, scriviamo questa canzone, e l'abbiamo scritta proprio in macchina. Nasce così la canzoncina, facciamo il video con la regia di Max Bellocchio, ma diciamo una reazione mite da parte del pubblico. Poi ad un certo punto io mi trovo a fare la spesa al supermercato con tutta la gente che mi assale e canta la mia canzone. Questo è successo da un giorno all'altro. Ti strucchi su come il sole, si bella quando fai amore, aspetta te voglio ancora e poi non la fermiamo più. E certo, questa canzone nel futuro sarà associata alla gioia che prova Napoli in questo periodo, sarà come una foto che immortala proprio questo stato d'animo, e per me è un grandissimo orgoglio, come è un grande orgoglio avere avuto successo io che sono un percussionista con un pezzo per le voci, e in più il periodo storico, cioè veramente si è combinato tutto, e qui diciamo è l'affetto dei napoletani, ma devo dire la verità, un affetto anche proprio nazionale, perché ci arrivano tante parole belle dal nord, cioè da Bolzano fino alla Sardegna, fino alla Sicilia, e perché evidentemente tutti gli esseri umani teniamo una malattia.
Sì, pronto? Sì, sono io, buongiorno. Sono Don Rocco Barra, parroco della parrocchia Sacra Famiglia di Lago Patria, una piccola frazione, piccola diciamo perché conta quasi 10.000 abitanti, del comune di Giugliano in Campania. Sono sacerdote ormai da 20 anni, dal 2003, ma da sempre sono tifoso del Napoli. Prima cosa, suono le campane a festa, l'ho detto già che suono le campane a festa, da dove mi trovo. E qualche amico mi dice, e se il Napoli lo scudetto lo vince nelle 2 partite che stai fuori? E dico, vabbè, io suono le campane a festa. Dice, come fai? Col cellulare, l'applicazione. Questo che dico in alcuni momenti mi è costata anche qualche critica, però la domenica io faccio sempre gridare ai bambini del mio catechismo, della parrocchia, sempre Forza Napoli. Logicamente lo faccio al di fuori della celebrazione, cioè dopo aver dato la benedizione, perché liturgicamente non possiamo mischiare queste cose ed è giusto che sia così. E quindi alla fine della celebrazione, dopo che ho dato la benedizione, il congedo e quindi le persone stanno per uscire, io faccio sempre gridare "è sempre forza" e i bimbi urlano a squarciagola Napoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio e sempre forza. Vedere quell'urlo di gioia di questi piccolini per me è un motivo di orgoglio. Napoli e il Napoli per noi non è solo uno sport, è una passione, è una forza, è la nostra vita. Questa mistura fra sacro e un po' di profano, che a noi napoletani è sempre stata congeniale, non diventa dannosa perché appartiene anche un po' al folklore della nostra vita. Però l'importante non è confondere le cose. Però è bello questo accostamento perché ci dà sempre quella immagine non di stare con i piedi per terra, ma di puntare anche gli occhi al cielo. Forse a qualcuno troppo, diciamo noi in dialetto napoletano, con un'ase muscariel, fa un po' effetto di profanazione, ma in realtà appartiene alla semplicità e alla cultura di un popolo. Il Santino è legato alle nostre origini, perché Napoli da sempre è legata alla scaramanzia e da sempre è legata alla religione. Quindi abbiamo unito la devozione del calcio alla religione. L'emozione di essere protagonisti in questo anno con il nostro Santino è un qualcosa di eccezionale, perché comunque molti mi chiedono ma tu hai capito che hai creato questo Santino l'anno in cui il Napoli ha vinto lo scudetto? Ho fatto wow, ci sta. Siamo 4 amici nati a Scampia, tutti e 4 di Scampia, e fuori al bar, il nostro solito bar a Napoli in centro, abbiamo deciso di buttare giù questa idea e di realizzarla. È stato tutto molto inaspettato perché comunque sai, uno lo prova, ci dice vabbè proviamo, dai, vediamo come va, come non va, e andare virali è stata proprio una soddisfazione, cioè quando le persone ti incrociano per strada e dicono tu sei quello dei Santini? Sì, sono io quello dei Santini, è una soddisfazione. Maria, allora come procede il lavoro? Bene, ho fatto delle bozze, questa è la parte iniziale, la parte frontale. Sul retro poi ho inserito i protagonisti di questa squadra che ci ha portato a questo successo. Risalterei poi un po' i colori dello scudetto, però. Ok, sì, un po' più forti. Sì, un po' più forti, sì. Un brand nato settembre 2022, nato dopo una magica partita, diciamo, Napoli-Spezia. Per gioco, 2 amici creano un Santino che va virale e da lì in poi è nato tutto il progetto. Abbiamo ottimizzato al massimo le vendite, coprendo anche poi tutto quella che è la Serie A, partendo dal Napoli. E diciamo che ci stiamo chiedendo se siamo stati noi a portare fortuna a Napoli o sarà il Napoli a portare fortuna a noi. Il Santino più venduto è Kvaratskhelia, che diciamo è stato poi il simbolo di questa annata del Napoli, e da lì è nato tutto, dall'immagine, perché il primo Santino, proprio quello lì originale, quello zero, è proprio Kvara, che mima l'esultanza del dormire. Il nostro obiettivo
e quello là di entrare nella grande distribuzione. Quindi vedere un nostro Santino su ogni cartolibreria, ogni edicola, i bambini che vanno allo stadio e magari mostrano il Santino, per noi è una cosa di grande orgoglio, diciamo, ci riempie veramente di orgoglio questa cosa. Abbiamo dalla piccola come lo Spezia alla grande come l'Inter, Milan, il Napoli, la Juve, e quindi copriamo tutte le squadre della Serie A. In più abbiamo anche qualche calciatore estero, i grandi miti come abbiamo Maradona, abbiamo Mertens come carta speciale, come diciamo riconoscimento alla grande carriera che ha fatto al Napoli. Poi abbiamo anche allenatori, perché abbiamo pure Pioli, e ogni Santino, sul retro del Santino c'è la frase che caratterizza la squadra o il personaggio in questione. Tipo quella di Spalletti c'è la storica frase su uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli. Ponemos luce LED sobre Diego, el 1, grande, de encima hasta abajo, ¿capito? Okay. Dopo el 0, grande también, tutti, ¿capito? Aquí el scudetto con el 3, entonces tú de noche vienes, de tarde noche, están las luces encendidas, tú ves el 10. Mi nombre es Juan Pablo Jiménez, soy argentino, estoy en Nápoles. Lo bello, lo maravilloso que es de pintar frente al mar. Técnicamente incómodo por el viento, pero es bellísimo igual, es bellísimo igual. Es una ciudad maravillosa. Para el que le gusta la historia, arte, hay pintura de todas las épocas. La gente es maravillosa, ten cuore. No hay ciudad en Europa que la gente tenga cuore, salvo Nápoles. Se mangia bene, las mujeres son bellísimas. Ten buon calcio, ¿para qué uno se va a ir de aquí? Yo llegué a Nápoles y vine a pintar los murales de Maradona. Yo lo quería pintar en una forma de agradecimiento a Diego y al pueblo napolitano. Y ahí empecé a pintar, otro me llamaba para pintar un cuadro, otro para pintar también un mural. Y así uno va facendo amigos, va elaborando y va facendo amigos. Inicié por el Cuartel Españolo y después por diferentes puntos de Nápoles. Para todo el mundo, la ciudad es maravillosa, pero para un argentino es especial. Porque uno se da cuenta que somos iguales. Napolitanos y argentinos somos iguales. Un escritor argentino parlava que los argentinos somos italianos que parlament español. Porque es así, somos iguales, nos diferencia solo el idioma. Son días previos a una fiesta. A mí me recuerda mucho los días previos a cuando uno era bambino iba a salir de la escuela. Se respira un ambiente festivo, donde uno vaya, en Nápoles. Y lo maravilloso de Nápoles es que tutti son tifosi de Nápoles. No es como en Argentina, que en Buenos Aires tienen varias escuadras, entonces aquí tutti de Nápoles. E tra i tanti quartieri che a Napoli ovviamente esploderanno di gioia c'è anche il Pallonetto di Santa Lucia, che è forse un po' meno mainstream rispetto ad altre zone della città, ma che anzi è il vero cuore della città partenopea e dove davvero regna il vero napoletano. Io come protagonista dico il nome di una persona che qui a Napoli è stata poco compresa, in alcuni momenti è stato addirittura dato del bollito, ed è Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti è stato quello che ebbe il coraggio di dire in faccia a De Laurentiis, in tempi non sospetti, devi rifondare la squadra, perché questi qui sono appagati. Secondo me all'epoca, un po' per la questione economica, diciamo la vendita dei calciatori, la scadenza di contratti,
diciamo, il presidente, a cui va il plauso di aver veramente portato questo Napoli alle stelle, non ha avuto non coraggio, quella intraprendenza di poterlo fare. Con Spalletti questo è avvenuto, anche se è avvenuto con un anno di ritardo, perché quando sono partiti Koulibaly, Insigne, Mertens, e sono arrivati questi ragazzi, Kvaratskhelia, Kim e qualcun altro, Simeone, Raspadori, per carità, grandi giocatori, tutti, me compreso, dicevamo il Napoli da settimo, ottavo posto, ci siamo indeboliti. Pronti partenza via e il Napoli fa questo primo scorcio di campionato fino alla sosta, veramente sosta dei mondiali, macinando gioco su gioco una schiacciasassi incredibile, fino ad arrivare a questo vantaggio, a questi punti, che ti fa ancora anche un po' più rabbia, perché tu vedi oggi, senza criticare ci mancherebbe altro, senza offendere, anzi, vedi oggi una semifinale di Champions, Milan-Inter, e ti rendi conto che loro stanno 20 punti dietro di te. E allora dov'è il problema? Il problema è che al Napoli in quest'ultimo periodo ha avuto un calo mentale. Ha avuto un calo mentale perché forse era entrata nell'ottica di poter arrivare anche a vincere questa Champions. E allora già ci sarà qualcuno che alla fine di questo campionato dirà: comunque è stata una stagione mezzo fallimentare perché il Napoli la Champions non l'ha raggiunta. Ma in realtà non è così, perché questa è una stagione trionfale. È una stagione in cui il Napoli ha trionfato in tutto e per tutto, ha macinato gioco, ha fatto capire come si gioca a calcio, ha avuto i suoi momenti di defiance, ma chi è che non ce l'ha? Non si possono vincere tutte le partite, però è stata una stagione straordinaria. E la differenza, ti dico, l'hanno fatta in modo particolare due persone, Kim a difesa e Kvaratskhelia in avanti. Sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo sogno nel cuore, Napoli torna campione. Attraverso lui io sono diventato tifoso di Napoli. Attraverso lui io conosco la cultura napoletana. Oh, why you? Chiamo Kasim! Quando arriva Kim, io sono venuto qui a Napoli per guardare la partita. Scramanzia, non dice niente. No, non vince. No, scramanzia, non dice così. Quando io ho messo la maglia napolitana, che è la maglia di Napoli, loro già conoscono che Kim. Quindi loro hanno detto che oh, Kim Min-jae a me. Seba segue sempre la squadra, ovunque e comunque, a Cremona, a Bergamo, a Milano, ovunque. 한국에 대해서 잘 알지 못하는데 김민재 선수를 통해서 한국을 알게 되는 그런 모습. Forza Napoli! La capolista se ne va! La capolista se ne va! La capolista se ne va! E se ne va! La capolista se ne va! La capolista se ne va! La capolista se ne va! E questo scudetto lo dedichiamo, senti a me, primo a Diego, secondo Pino Daniele, terzo Massimo Troisi, quarto Totò e Edoardo De Filippo, e andare avanti. Buongiorno limonata, caso beve non si pava. Oh, prezzo è belle, belle, parlagamo la mia, cavallo storico. E niente, aspettiamo più tardi.
che si scaturisce l'inferno. Ah sì, adesso bisogna fare per l'Inter, che vinca l'Inter con la Lazio. Ma pure che non vince, già il nostro lo scudetto. Inter-Lazio è la seconda parte della sfida Roma-Milano, come ricordavo da questa partita di mamma mia, pensiamo. Maghi, sei felice? Ha vinto l'Inter, l'hai visto? L'Inter ha vinto, se il Napoli vince è campione d'Italia. Napoli, buon pomeriggio, gentili ascoltatori, da Francesco Repice che è pronto. Come cosa, stiamo aspettando. Siamo un po' nervosi. Passato il Napoli, è passato il Napoli, Olivera, ci sembra essere stato lui l'ultimo a toccare il pallone sul cross che arrivava da destra. Ha segnato il Napoli. Ha pareggiato la Salernitana, 38esimo minuto, Pia, un gol pazzesco. No, non doveva farcelo questo la Salernitana. Se noi vogliamo scudetto, noi vogliamo noi a te Mulino, ma non vogliamo più. No, ma di chi a Salernitana si devi fare una camminata. È finita 1-1 tra Napoli e Salernitana, lo scudetto dovrà... Abbiamo gioito, siamo emozionati e poi c'è rimasto proprio, come si dice a Napoli, c'è rimasto in canna, c'è rimasto in gola questa vittoria che è solo rimandata ed è solo esclusivamente rimandata, non è niente compromesso, la squadra comunque ha giocato bene, una grande formazione e la festa continua secondo me. Alla prossima vinciamo, ok? Tanto ci vuole ancora tempo. Alcune volte c'è qualcuno che mi viene a chiedere tu cosa hai organizzato per la festa? E io rispondo semplicemente mi lascerò trasportare da questa onda azzurra, almeno per una volta voglio incrociare le mani e voglio guardare lontano. Questa onda si fonderà con il mare, no? Perché il mare e il cielo di Napoli hanno lo stesso colore della maglia. This is a waltz thinking about our bodies, what they mean for our salvation. We stand up. Abbiamo visto su tutte le bandiere in giro per Napoli, su tutti gli striscioni, almeno un riferimento a Diego Armando Maradona che anzi da dopo il momento della sua morte è diventato ancora più importante per la città, non solo a livello istituzionale, vedi l'intitolamento dello stadio di Fuorigrotta a suo nome, ma a livello proprio umano, a livello sentimentale il suo nome si è unito e si è marchiato a fuoco sui tifosi napoletani. E questo scudetto sì, è anche suo e lo si vede e lo si tocca con mano tutti i giorni, in ogni luogo della città c'è un riferimento al Pibe d'Oro che sicuramente da lassù starà festeggiando insieme a tutta Napoli. Da vivo ci ha dato tutto, ma ci sta dando anche da morto, perché Maradona ormai è qua sopra come una leggenda, a parte di quello che ci ha dato, ma non c'è più, però ci ha dato e ci sta dando ancora, ci ha dato molto di più adesso che prima. Nonostante magari qualche incomprensione avvenuta nella stagione scorsa, il rapporto fra Spalletti e la tifoseria napoletana si è clamorosamente reso ancora più saldo, ancora più forte. Ovviamente gli straordinari risultati ottenuti dalla sua squadra
hanno fatto da collante per far sì che il rapporto fra la tifoseria e lui si fosse ancora più saldo, ma devo dire che la schiettezza del tecnico toscano è la dote più apprezzata dai tifosi partenopei che appunto ammirano il tecnico di Certaldo e sicuramente lo ricorderanno in eterno come sono stati ricordati Ottavio Bianchi e Bigol. Credo che Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia siano la faccia della stessa medaglia, una medaglia bellissima e ricca di colpi di scena, ricca di giocate, ricca di amore, amicizia e soprattutto lealtà fra di loro. Sono loro i due protagonisti principali di questa stagione, però la compattezza di tutto il gruppo che si è vista di partita in partita sempre più crescere sempre di più è la vera protagonista di questa stagione. Nasiri Maggi, che poi è una delle mie canzoni preferite. Dai, stasera se la Lazio pareggia o non vince, può finire questa cosa di sofferenza, non ci manca più niente. Dio, facci finire di soffrire, perché non è la Coppa FIFA, è lo scudetto. Immobile che viene incontro Immobile molto attivo in questa prima fase della partita, così come del resto tutta la Lazio che sta dominando la sfida. Pallone per Felipe Anderson in area. La Lazio è passata in vantaggio con Felipe Anderson. Attenzione, avanza palla Fiere, Zaccagni nel rigore, Zaccagni in mezzo, porta vuota in rete. Hanno toccato la Lazio esattamente al minuto 47. Matic, proprio lui. Ma dici stasì Nasiri Maggi, e mo tieno coraggio e mo la so. Oggi delusione, domani tricolore. Stasera deve succedere, stasera succederà, e stasera matematica, bassa sofferenza. Non ci vogliamo inginocchiare, non vogliamo pregare, non vogliamo soffriggere, non vogliamo strusciare e possibilmente vogliamo svenire dalla gioia. Non vedo l'ora, diciamo che stasera sto pezzo di scudetto è sicuro anche di Maradona, mamma mia. Sì. Dal cielo ci sta guardando. Buonasera da via Toledo, cuore pulsante di Napoli, una città che sta per impazzire di gioia in attesa di questo terzo meritatissimo scudetto che prima o poi arriverà. Potrebbe succedere proprio questa sera, dopo il primo match point fallito. Napoli impegnato in trasferta in casa dell'Udinese nel posticipo più attesa di questa 33esima giornata. Il Napoli la chiude il primo tempo. Zipue che prova a puntare l'avversario, cerca la linea di fondo, salta Oliveira, va attraverso in mezzo, pericoloso, buca clamorosamente il pallone Lovric, se non andiamo errati. Poi Wallace all'altezza dei 30 metri, così come Samardzic che ha di fronte a sé Lodovka, allarga quest'ultimo sulla settore di sinistra, Lodovka che può attaccare in area di rigore, Lovric è solo, destro! Ha segnato l'Udinese. Oliveira, Dombele centralmente per Rahmani che avanza palla al piede all'altezza dei 35 metri, centra le linee Anghissà, distribuisce a destra a metà strada tra Emas e Di Lorenzo, la media il 7 che va alla cross in mezzo. Gol! Ha pareggiato il Napoli, settimo minuto sul cronometro nel corso della ripresa e dopo
portiere avversario, depositando il pallone alle spalle del portiere Silvestri. 1-1. Ce l'abbiamo quasi fatta. Quasi. Ce l'abbiamo quasi fatta. Ancora il capitano del Napoli, un altro dei grandi protagonisti di questa storica annata. Attenzione, è finita! Il Napoli è campione d'Italia per la terza volta nella sua storia leggendaria. Tutti i tifosi in campo a festeggiare con i giocatori di Luciano Spalletti. Tutto quello che aspettavano dopo 33 anni i tifosi del Napoli si è infine materializzato. Siamo contenti! Campioni d'Italia! Lo scudetto per noi è una cosa incredibile, la partita è stata bellissima, specialmente alla fine con il gol di Osimhen. Siamo noi! I campioni dell'Italia siamo noi! Siamo noi! I campioni dell'Italia siamo noi! Forza Napoli! Siamo noi! I campioni dell'Italia siamo noi! Siamo noi! Siamo noi! Abbiamo vissuto la partita con molta ansia, il primo gol non ci credevamo, pensavamo che il Napoli in realtà volesse vincere in casa. Poi ha segnato Osimhen e tutto si è rappacificato. La festa dura perlomeno fino al 4 giugno, perlomeno. Poi dopo se ne parlerà nei secoli dei secoli. Noi la prolunghiamo. Se la vita è felicità, questa è la felicità più grande. Grazie Napoli, sempre forza! Napoli! È un'emozione unica, lo stavamo aspettando da 33 anni, i nostri genitori ce lo dovevano raccontare. È stata una giornata memorabile, il nostro terzo scudetto della storia, adesso ci rimane solo che festeggiare. Che saporea dopo 33 anni. Io lo dedico a mio padre questo scudetto, per 2 mesi se l'è perso. Non è solo per noi, ma pure per i nostri nonni, per chi non lo può vedere questo scudetto. Andiamo aiuto! Napoli è mille colori. Napoli è mille paure. Napoli è voce e creatura. Che sai chiano chiano e tu sai che non sei sola. È un'emozione indescrivibile, è l'emozione dei nostri genitori. Diego, ci siamo riusciti? Speriamo. Grazie, si è fatto il segno della croce. Ha fischiato! Questa è la festa più importante della mia vita. A me può anche morire! Può anche morire! Mamma mia che doduria! Napoli è una carta sporca e nessuna se ne importa e ognuno aspetta sciorta. Questo scudetto lo dedico a tutte le persone che purtroppo non ci sono più, in primis al mio papà che purtroppo non c'è, e soprattutto a chi ha rappresentato Napoli nei migliori dei modi e che purtroppo non si può godere questa festa, magari ci sta guardando da lassù. Napoli è tutto un sogno, Napoli è mille colori.